voice is like a mountain song. Sing you are my only one. Nello scorso episodio abbiamo raggiunto il centro di Torino con i mezzi pubblici, ma dal Camping Grinto parte anche una bella pista ciclabile e allora oggi, con le nostre bici, andiamo a scoprire altri luoghi interessanti in città. La pista ciclabile costeggia il fiume Po e attraversato il Parco Vallere continuiamo verso il Parco del Valentino. Il parco è davvero un piccolo paradiso dove correre a piedi o in bici, ma anche fare un picnic in una bella giornata di sole e non sembra affatto di essere in una grande città. Il Parco del Valentino è un parco pubblico che si estende su oltre 5.000 metri quadrati ed è stato creato già nel 1854 per la famiglia reale dei Savoia. La fontana dei 12 mesi è una grande vasca alimentata da una piccola cascata e intorno vi sono sculture che rappresentano i fiumi di Torino e i 12 mesi dell'anno. Il ponte Vittorio Emanuele I è stato voluto da Napoleone e ci permette di attraversare il fiume Po per arrivare in piazza Vittorio Veneto. La chiesa della Gran Madre di Dio si trova proprio in cima alla collina. Molto bella è la decorazione interna della cupola, mentre la navata unica e circolare è molto semplice. Piazza Vittorio Veneto, con i suoi portici e ampi spazi pedonali, è attraversata da via Po ed è sempre molto frequentata da turisti e residenti. Attraversando il quadrilatero romano arriviamo in piazza Corpus Domini, dove troviamo una curiosa opera d'arte chiamata Baci Urbani. Si tratta di un piercing fatto all'angolo di un palazzo del 1700. Le gocce di sangue rosso sono simbolo di modernità e quelle blu simbolo di tradizione, che possono coesistere in questa nostra società. L'edificio residenziale 25 Verde è un esperimento di bioarchitettura. Realizzato nel 2014 con materiali naturali, conta 63 appartamenti che hanno all'esterno centinaia di alberi e arbusti, che oltre a essere belli da vedere, hanno la funzione di assorbire tonnellate di CO2 e mantenere costante la temperatura dell'edificio. La passerella con l'arco olimpico è stata realizzata nel 2006 per i Giochi Olimpici Invernali. Lunga 400 metri, collega il Lingotto ai mercati generali ed è un utile passaggio sopra la ferrovia. L'arco, alto 69 metri, dà un tocco di colore ad una zona purtroppo grigia e desolata, perché dopo i giochi non si è pensato ad un utilizzo alternativo. In lontananza svetta alto il grattacielo di Intesa San Paolo progettato dall'architetto Renzo Piano. Il Parco Dora è il risultato di una grandiosa opera di riqualificazione urbana. Dove negli anni '80 c'erano gli stabilimenti produttivi di Fiat e Michelin, si è creato un bellissimo parco. I pilastri in acciaio della zona industriale dismessa sono stati dipinti di rosso e sotto la tettoia delle acciaierie Fiat oggi si praticano vari sport e si organizzano tornei e manifestazioni sportive. Lungo le sponde del fiume Dora troviamo un altro spettacolare edificio, progettato dall'architetto inglese Norman Foster.
Il campus universitario Luigi Einaudi è composto da 7 edifici moderni e funzionali, connessi tra loro intorno ad una piazza centrale. La reggia di Venaria Reale è stata costruita a metà del 1600 per volere di Carlo Emanuele come residenza di caccia. Nel 1932 passò al demanio che la usò come caserma, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Dal periodo napoleonico in poi, la reggia è stata saccheggiata di tutti i tesori reali che custodiva, vandalizzata in ogni sua parte e poi abbandonata a se stessa per oltre 50 anni dopo la guerra. Negli anni 90 però uno straordinario intervento di ristrutturazione ha ridato a questo edificio lo splendore e il risalto che meritava. Dopo il restauro dell'edificio, al quale avevano rubato perfino i pavimenti, molte istituzioni e privati cittadini hanno accettato di esporre nelle stanze del palazzo molti arredi antichi e opere d'arte prestigiose, e così le stanze hanno ripreso vita. La Galleria Grande è davvero spettacolare, lunga ben 80 metri e larga 12, è molto luminosa e dalle ampie vetrate si può godere anche di una bella vista sui giardini. Nella scuderia reale, dove un tempo venivano tenuti i cavalli del re, oggi troviamo il Bucintoro, una piccola imbarcazione unica al mondo, costruita a Venezia nel 1731. Ma troviamo anche una splendida carrozza trainata da cavalli, usata dal re per i suoi spostamenti. Oggi purtroppo è una giornata piovosa, ma siamo certi che in piena estate questi giardini daranno a chi li visita le emozioni provate dai nobili che in passato abitavano la reggia. In questi pochi giorni abbiamo potuto visitare solo una piccola parte di tutti i luoghi interessanti di Torino, inclusi i suoi numerosi musei, ai quali avremmo voluto dedicare più tempo.